Ciao a tutti, sono Gianni Bini, siete all'interno del mio blog www.giannibini.it. Lo avevo già scritto e preannunciato sulla mia pagina di Facebook, stavo per ricevere alcuni gear di questa casa produttrice di hardware tedesca, la Tegeler Audio Manufacture, che hanno mantenuto le loro promesse e mi hanno fatto recapitare qua in studio a Yaso Glass due dei loro prodotti più interessanti. Oggi ne recensisco uno che si chiama Magnetismus 2. Ho appena praticamente tolto e appoggiato per la prova la loro macchina in una postazione di fortuna e mi stavo leggendo il manuale. Mi ero già fatto un'idea all'interno del sito di quello che questa macchina è in grado di fare. In questo caso, in pratica stiamo parlando di un moderno compressore VCA al quale è stata aggiunta una particolare feature che in pratica lo rende un transient shaper, cioè un manipolatore di transienti, a seconda di alcune caratteristiche che poi vi mostrerò. Infatti ci avviciniamo alla macchina, che si presenta bella, colore blu, molto simile come stile ai Tubetech, e essenziale, come vedete nella sua ergonomia. Ogni controllo è a scatti, quindi non è una macchina indicata per il mastering, comunque ha possibilità di recall praticamente precisissimo. Quello che voglio dirvi è intanto mostrarvi la sezione di compressione, dove abbiamo ovviamente i valori di soglia, di rapporto di compressione che in pratica parte da 1,5 a 1 fino a un limiting, quindi si ipotizza un 20 a 1. Attacco e release in questo caso sono tutti e due controllati da questo potenziometro, e quindi si passa da un settaggio fast a un settaggio slow che riguarda sia attacco che release. Un make-up gain, e tutta questa sezione si completa con il, diciamo così, semplice LED di reduction gain. Poi abbiamo la seconda sezione, che è quella che possiamo attivare o disattivare a nostro piacimento, dove possiamo lavorare sui transienti. Loro chiamano flux questa capacità, noi la attiviamo. Abbiamo tre tipi di settaggio: Eisen, Cobalt, Nickel. Ovviamente la macchina è tedesca, per cui anche il linguaggio è abbastanza vicino alla lingua tedesca. E chiude il pannello frontale la possibilità di monitorare il flux level oppure il livello di uscita. Accensione, e non c'è altro. Il V-meter è un V-meter classico analogico, simile a quello che troverete negli ISA, i preamplificatori Focusrite. Allora, prima di passare al test, noi abbiamo pensato come primo materiale audio di passare un mix, perché questa macchina opportunamente regolata è in grado di ricreare quel tipo di compressione o di saturazione propria del nastro, quindi si avvicina come concetto alla macchina di Empirical Lab Fazzo, però in realtà ha una sua caratteristica particolare. Dal momento in cui l'ho ricevuta a ora che sto registrando il primo video, diciamo hands on, ho già parlato un paio di volte con proprio l'ingegnere che l'ha progettata, perché mi sono accorto che ha alcune caratteristiche che rimangono presenti anche se la macchina è praticamente in bypass. Questo perché la macchina di per sé colora, ha un suo suono proprietario. Lui stesso mi ha detto: se vuoi delle macchine clean, o ci sono i software o ci sono altri tipi di macchine. Questa è una macchina che di per sé colora il suono, quindi è indicata per tutte quelle tipi di processing dove vogliamo comunque dare un carattere, e questa macchina onestamente il carattere lo dà. Non è una macchina molto versatile proprio per questo motivo. Si può, la sua, diciamo, l'utilizzo più semplice e spontaneo è quello sui groove, per esempio sulla compressione parallela di un drum, o anche sulle voci se volete, o sulle chitarre, cioè su tutti quei materiali audio che sono molto ricchi di transienti, proprio perché si fa vedere nel manuale, spero che lo possiate vedere, ma l'iPhone 6 è fantastico e ce lo fa vedere, che se
fatto il nostro segnale di ingresso, proprio a seconda dei settaggi, non di compressione, ma proprio di transient shaping, noi possiamo andare a arricchire e a far prevalere proprio i transienti, quelli veloci o quelli lenti, fino a modificarli dando proprio uno shaping proprio wide, in maniera che il nostro transiente viene solamente modificato nella sua parte iniziale. Quindi da un punto di vista acustico noi arricchiremo di attacco il nostro materiale sonoro, oppure ne smusseremo le caratteristiche proprio riguardo ai transienti veloci. Allora, cosa abbiamo fatto? E così vi illustro la prova di questo test. Abbiamo mandato un mix non masterizzato, ce l'abbiamo fatto passare, abbiamo fatto tutta una serie di settaggi di compressione più o meno drastica, con rapporti di compressione molto alti fino al limiting, non inserendo flux oppure inserendolo e guardando il comportamento della macchina in tutte e tre le posizioni con intensità variabili e con attacchi e release ovviamente modificati a seconda del test. Il rapporto di compressione, appunto, dicevo, è sempre stato abbastanza alto proprio per stressare la macchina, vedere il comportamento un po' sotto stress, e abbiamo tolto da un minimo di 5 dB a un massimo di 6-7 dB, mettendoci in un caso, diciamo, normale, perché una macchina che toglie 0 o 0,5 dB in realtà non è che stia lavorando granché, allora va bene anche il plugin. Quindi all'interno dell'articolo ho previsto di, e lo vedete sicuramente, di mettere le foto delle forme onda che ho catturato entrando nella macchina e poi tornando indietro in Pro Tools, e potete scaricarvi, adesso deciderò, l'intera sessione o le forme audio una per una singolarmente, e magari vi montate voi una sessione e potete fare saltando, skippando da una traccia all'altra una comparazione nel vostro studio oppure davanti alle casse che per voi fanno reference, per ascoltare il comportamento della macchina a seconda dei tipi di settaggi e farvi un'idea di quello che questa macchina può fare. E di questo vi parlerò e vi parlo in questo articolo. Poi questa macchina verrà messa in un altro ambiente, cioè quello di mixing, e allora con i fonici analizzeremo il comportamento a seconda del tipo di materiale audio che decideremo appunto di usarla. Però diciamo che è importante intanto per me farne conoscenza, vederne le caratteristiche principali, fino poi a consigliarvi quello che può essere l'uso più adatto o chi può essere la persona che può veramente averne bisogno per arricchire il parco outboard del suo studio. Per cui adesso ci fermiamo un attimo, facciamo il settaggio e vi rimando al download dei file relativi al mio primo test. Vi do anche i dati di Tegeler Audio, sono ovviamente nel manuale. Il loro sito è Tegeler Audio Manufacture, però è scritto tegeler-audio-manufacture con la k.com, e la mail è contact, sempre scritto con la k come campionatore, @tegeler-audio-manufacture.com. Sul loro sito ci sono ovviamente tutte le specifiche, le caratteristiche tecniche non solo di questa unità ma di tutte le loro unità in produzione, e la mail per contattarli. Fatelo se volete a mio nome, sono già d'accordo con loro, potete contattarli a nome di House of Glass o di Gianni Bini, riceverete sicuramente dell'assistenza, addirittura registrandovi al loro sito potrete accedere a un test gratuito di 2 settimane di non tutte le macchine ma la maggior parte, compreso questo Magnetismus 2. Vi saluto e vi rimando alla fine del test. Young and crazy, cool but hazy, that's who we are. We got no respect, we feel so perfect, shine like stars. When the lights go down, we take control.
fatto alcune regolazioni empiriche e ho registrato l'audio mentre le regolavo. Anche questo è a disposizione, lo potete sentire, l'avete potuto sentire. La macchina è sorprendente, a me piace il fatto che non sia una macchina clean, ma che sia una macchina che dà comunque un carattere a ciò che gli entra dentro. Vi concludo dicendo che è un hands-on, quindi è una prima impressione, voglio testarla ancora su una serie di materiali audio che spazierà dal basso alle chitarre, appunto alla batteria, alle voci, e vedere come si comporta, ma questo sarà oggetto del prossimo video. Allora vi do appuntamento a appunto uno dei prossimi video, che potrebbe riguardare anche questa macchina oppure altre cose. Io sono Gianni Bini, avete visto uno dei miei fantastici tutorial su www.giannibini.it. Ciao!